Buongiorno ragazzi, continuiamo a parlare della filosofia di Søren Kierkegaard. La scorsa volta abbiamo trattato timore e tremore e il concetto dell'angoscia e adesso parliamo di quattro delle ultime opere di Kierkegaard. Parliamo delle prime due in questa video lezione. Delle successive due, proprio delle ultime opere scritte da Kierkegaard, parleremo nella prossima video lezione, che credo dovrebbe essere l'ultima video lezione su Kierkegaard. Le opere sono Briciole di filosofia e Postilla conclusiva non scientifica, le vedete anche scritte alla lavagna, di cui ci occuperemo ora, e appunto La malattia mortale, l'esercizio del cristianesimo, in cui ci occuperemo invece nella prossima video lezione. Briciole di filosofia e Postilla conclusiva non scientifica sono pubblicate, vedete i numeretti sulla lavagna, nel 1844 e nel 1846. Invece La malattia mortale sarà pubblicata nel 1849 e L'esercizio del cristianesimo nel 1850 è l'ultima opera data alle stampe da parte di Kierkegaard. In questo caso gli pseudonimi usati da Kierkegaard assumono una particolare importanza. Ricordate, abbiamo parlato della funzione degli pseudonimi e abbiamo detto che gli pseudonimi scelti dal nostro filosofo danese, per quanto strani, per quanto possano sembrare enigmatici, incomprensibili, stravaganti, hanno sempre un preciso significato. E in questo caso le opere di cui ci occupiamo in questa lezione, Briciole di filosofia, Postilla conclusiva non scientifica, sono firmate con lo pseudonimo Johannes Climacus. Invece le opere di cui ci occuperemo la prossima volta, La malattia mortale e L'esercizio del cristianesimo, sono firmate con lo pseudonimo Anticlimacus. Come vedete sono due pseudonimi che segnano il fatto che le prime due opere rappresentano un po' il contrario delle altre due, cioè Johannes Climacus è il contrario di Anticlimacus, scritto col trattino, no? Anticlimacus è il contrario di Climacus. Perché questo? Il riferimento è a un personaggio veramente esistito, cioè ad un monaco bizantino del VI secolo che si chiamava Giovanni, il monaco Giovanni. Kierkegaard lo chiama Giovanni Climacus, Johannes Climacus, perché? Perché questo Giovanni aveva scritto un'opera che in greco si chiama Climax tu Paradeisu, cioè scala verso il paradiso. E appunto scala verso il paradiso, ripeto, il titolo in greco è Climax tu Paradeisu, in latino sarebbe scala paradisi, la scala del paradiso, quindi in greco scala si dice climax. Questo Giovanni aveva pubblicato un'opera che si chiama Scala, Scala verso il paradiso, e quindi Scala si dice climax e quindi lo pseudonimo diventa Giovanni Climacus, Johannes Climacus, Giovanni della Scala, Giovanni che ha scritto quest'opera Scala verso il paradiso. Potremmo con una battuta dire che corrisponde, diciamo, la scala verso il paradiso. Vedete che io vi ho disegnato proprio una scala alla lavagna, corrisponde alla famosa canzone dei Led Zeppelin Stairway to Heaven, no? Conoscete la canzone dei Led Zeppelin Stairway to Heaven, dal quarto album dei Led Zeppelin? Stairway to Heaven significa scala verso il paradiso. E insomma, qual è il problema? Perché Climacus è diverso da Anticlimacus? Perché la maschera, la possibilità di esistenza che Kierkegaard assume in queste due prime opere citate rappresenta un po' il contrario della possibilità di esistenza che Kierkegaard assume nelle successive due opere citate. Perché Climacus è il contrario di Anticlimacus? Perché Climacus, a differenza del personaggio storico, no, del monaco bizantino, che ovviamente era cristiano, qui nella finzione letteraria di Kierkegaard, nella maschera in cui lui si presenta, Climacus non è cristiano, Climacus non è ancora cristiano, però si pone il problema del cristianesimo, cioè Climacus non è cristiano, ma si pone il problema del cristianesimo, della verità
del rapporto tra ragione e assoluto e tante questioni di questo tipo. Al contrario, invece, Anticlimacus è il cristiano straordinario, il cristiano perfetto, il cristiano che ha già compiuto decisamente il movimento dell'ascesa, d'accordo? Quindi, come vi ho scritto, vedete alla lavagna, Climacus, che non è ancora cristiano, ma si pone il problema del cristianesimo, della verità, eccetera, si trova all'inizio della scala, no? Al di sotto della scala, vedete il disegnino, mentre invece Anticlimacus si trova in cima alla scala, alla sommità della scala. L'importante è che la posizione di Kierkegaard, per sua stessa ammissione, è intermedia tra queste due figure, è intermedia tra Climacus e Anticlimacus. Scrive Kierkegaard: nel contrasto tra Climacus e Anticlimacus io riconosco me stesso e la mia natura. Kierkegaard ovviamente non è un non cristiano come Climacus, capite? Però non è neanche un cristiano straordinario, perfetto come Anticlimacus. Kierkegaard si considera, lui scrive, un po' più in alto di Climacus e un po' più in basso di Anticlimacus, cioè Kierkegaard sarebbe, come dire, a metà della scala, comprendete? Cioè Kierkegaard ha già compreso la verità del cristianesimo, è già cristiano, quindi un po' su rispetto a Climacus, però non ha ancora compiuto il passaggio decisivo verso l'ascesi del cristianesimo. Queste due opere sono le opere fondamentali dell'esistenzialismo di Kierkegaard, sono le opere esistenzialistiche, diciamo così, per antonomasia di Kierkegaard, le opere in cui lui spiega, vedete sulla lavagna, quale sia la sua filosofia dell'esistenza. La filosofia, l'abbiamo già accennato in precedenti lezioni, deve essere una filosofia dell'esistente, del singolo individuo esistente, non una filosofia, vedete come ho scritto, non una filosofia speculativa, una filosofia astratta, una filosofia teorizzante, una filosofia in cui, come quella di Hegel, il pensiero sembra procedere senza i singoli individui esistenti, in cui c'è una sorta di pensiero, ricordate, di bolla spirituale, di spirito oggettivo nella storia, come in Hegel, che in qualche modo precede i singoli individui, che crea i singoli individui. Dal punto di vista di Kierkegaard questo è assurdo, e infatti entrambe le opere ironizzano contro Hegel, si scagliano contro la filosofia di Hegel, contro la sua pretesa di una comprensione razionale a priori della totalità della realtà e quindi anche dei singoli individui. Secondo Kierkegaard un sistema logico è possibile, un sistema logico, ma non è possibile un sistema di esistenza, dell'esistenza. Il sistema di Hegel è un sistema e quindi è possibile soltanto se si tratta di un sistema logico. Invece nella sfera dell'esistenza non è possibile un sistema, d'accordo? Perché la logica è la sfera del pensiero puro, d'accordo? E nella sfera del pensiero puro non può esserci movimento. Sbaglia Hegel a dire che ci sono le fasi della dialettica, il processo, il movimento, la costruzione, l'autocostruzione del reale nella sfera della logica, nella sfera del pensiero. Il pensiero, a differenza di quello che dice Hegel, è immobile. La mobilità, lo sviluppo, la storia esiste soltanto nell'esistenza. Nel pensiero, nella logica, non c'è il divenire, soltanto nell'esistenza c'è il divenire, soltanto l'esistenza è continuo divenire, e quindi sbaglia Hegel a dire che il divenire esiste anche nella logica, il divenire esiste anche solo nell'esistenza. Ma ricordate che Hegel, e questo Kierkegaard non può accettarlo, identificava logica ed esistenza. Vi ricordate che per Hegel noi l'abbiamo chiamato, vi ricordate, il pallogismo di Hegel? Per Hegel
Hegel la logica, il pensiero da una parte e la realtà, l'esistenza dall'altra erano la stessa cosa, coincidevano totalmente. Per Kierkegaard non è così. La logica, il pensiero è una cosa e l'esistenza è un'altra. Queste due dimensioni non sono riducibili. In particolare l'esistenza, il singolo esistente, non può essere dedotto a priori da un sistema logico. Kierkegaard esalta, dà ragione a un critico realista, ad un realista critico del sistema hegeliano che si chiamava Trendelenburg. Trendelenburg con la N, Trendelenburg. Già prima di Kierkegaard, Trendelenburg aveva attaccato Hegel cercando di dimostrare che può esistere un divenire nella realtà, ma non esiste un divenire nel pensiero. Non ha senso, secondo Kierkegaard, ricordate cosa dice Hegel all'inizio della scienza della logica, che il divenire possa essere dedotto dalla dialettica di essere e nulla. Ricordate? Essere, non essere, divenire, essere, tesi, non essere, antitesi, e il divenire sarebbe la sintesi. Questa cosa non può esistere secondo Kierkegaard, perché essere e nulla sono pura quiete, non sono movimento, da essi non può sorgere il divenire. Il divenire e il movimento in realtà è presupposto in base all'intuizione concreta del divenire che è nella vita, cioè il vero divenire è nella vita, nell'esistenza. Il divenire non può essere prodotto da pensieri astratti, da concetti teoretici come l'essere e il nulla. Kierkegaard dice altresì che il pensiero presuppone l'esistenza. Non è vero, come dice Hegel, che prima viene il pensiero e poi l'esistenza. Non è assolutamente così. Cioè, l'esistenza non viene da uno sforzo di astrazione. Il pensiero è secondario rispetto all'esistenza. Se il pensiero c'è, vuol dire che è stato posto da un qualche esistente, cioè da un qualche individuo esistente. Prima viene l'individuo esistente e poi viene il pensiero. Il pensiero è posto. Non è vero, come dice Hegel, che prima viene il pensiero e poi viene l'individuo esistente, ma non è vero neanche, come ho già detto, a differenza di quello che pensava Hegel, che pensiero ed individuo esistente siano la stessa cosa. In realtà non è assolutamente così. L'essere, l'esistenza, secondo Kierkegaard, l'esistenza dell'individuo, come dicevano i medievali, l'individuo è ineffabile. L'individuo esistente non può venire dedotto dal pensiero, non può venire dedotto a priori dal pensiero. Il pensiero è una cosa astratta, è una cosa oggettiva, non può pretendere di comprendere razionalmente tutto. Il singolo esistente non si lascia pensare perché non è qualcosa di oggettivo. L'esistenza è qualcosa di soggettivo, l'esistenza è sempre una realtà singola. L'esistente è sempre un individuo singolo, solo la realtà singola e l'individuo singolo esistono. In realtà l'astratto non esiste. Non appena tu cerchi, ti sforzi, come fa Hegel, di ricondurre un'esistenza ad un'universalità, ad una totalità astratta, questa esistenza si volatilizza, si riduce a nulla. E quindi l'esistenza che cos'è? L'esistenza è movimento, l'esistenza è contraddizione, discontinuità e possibilità, tutte cose che non possono essere comprese nelle categorie del pensiero hegeliano, dello sviluppo necessario dialettico dell'idea hegeliana. Il pensatore oggettivo
Il presunto pensatore oggettivo come Hegel, il filosofo astratto, il filosofo teoretico, il filosofo speculativo, parla della vita ma non la vive. La vita è esistenza di un singolo, è passione, interessi. Queste cose sono proprio del singolo. L'esistenza è singolarità, è soggettività, l'esistenza non è oggettività, non è astrattezza. So che può sembrare un pochino complesso tutto questo. Quindi Kierkegaard dice che essere e pensiero, esistere e pensare sono due cose separate a differenza di Hegel. Ovviamente Kierkegaard però non sta dicendo che non si possa pensare l'esistenza, che non esiste il pensiero, ovviamente. L'esistenza si può pensare, ma l'esistenza, attenzione, per essere pensata richiede appunto un esistente concreto che la pensi, che la colga, cioè un pensatore soggettivo, e quindi la verità non è oggettività, non è pensiero, non è pensiero astratto, non è logica, non è spirito hegeliano. Che cos'è la verità? La verità è soggettività. La verità avviene quando il singolo individuo, il soggetto, si appropria di una sua interiorità autentica. Bisogna portare avanti questo compito, questa aspirazione. Soltanto un singolo individuo esistente può farlo. Kierkegaard si ribella all'idea che l'individualità, la singolarità, la soggettività possano essere comprese, in qualche modo inglobate da un pensiero oggettivo, da un pensiero astratto, da un pensiero totalizzante. Quindi come si può arrivare alla verità? Non attraverso la dialettica hegeliana, cioè attraverso continue mediazioni. Per arrivare alla verità, siccome il singolo è fuori dalla verità, può arrivare alla verità, può appropriarsi della verità, può farlo soltanto se il singolo effettua una rottura, un salto. Rottura, salto, sono cose che significano proprio il contrario rispetto alla mediazione hegeliana, no? In cui non c'è rottura tra tesi, sintesi e antitesi nei movimenti dialettici, non c'è rottura, non c'è salto, c'è assorbimento e penetrazione di ogni movimento all'interno dell'altro. Kierkegaard non accetta assolutamente questo. Per arrivare alla verità che è rappresentata da Dio, da Cristo, dalla trascendenza, ci vuole un salto, una discontinuità, un baratro rispetto all'immanenza. La trascendenza è qualcosa di completamente separato dall'immanenza. Ricordate che invece nel panteismo, nel monismo hegeliano, trascendenza e immanenza erano la stessa cosa, o meglio, per Hegel la trascendenza non esisteva realmente, e invece ci vuole un salto verso Dio, verso la trascendenza, perché Dio non è qualcosa di pensante, non è qualcosa di esistente, cioè il pensiero e l'esistenza, attenzione, appartengono all'uomo. Dio non pensa propriamente, Dio crea. Dio non esiste propriamente, egli è eterno. Quindi il pensiero e l'esistenza sono umani, non colgono propriamente Dio. Dal pensiero e dall'esistenza, che sono caratteristiche umane, io devo fare un salto verso l'eternità, verso qualcosa che è completamente diversa dall'umano. L'uomo è finito, Dio è infinito, c'è un baratro tra queste due cose, c'è una distanza netta, e quindi non si possono mediare queste differenze perché sono differenze assolute e non relative. Hegel sbaglia nel pensare che ci sia una mediazione. La coscienza finita nel suo movimento verso l'infinito, per cogliere l'infinito, deve fare un salto netto,
Invece per Hegel la coscienza finita, ricordate per esempio nella fenomenologia dello spirito, la coscienza finita in qualche modo può arrivare all'infinito attraverso una dialettica, ma la dialettica hegeliana viene respinta da Kierkegaard, viene chiamata dialettica quantitativa. Perché? Perché nella dialettica hegeliana, ve lo ricordate, ci sono solo differenze di grado. Ogni volta, ogni fase della dialettica, l'antesi, l'antitesi, la sintesi che fanno, inglobano al suo interno le fasi precedenti. Quindi abbiamo una ricapitolazione, un processo che è un continuo assorbimento delle cose precedenti, in cui ogni cosa viene mediata e comunque è in continuità con le fasi successive. Quindi non abbiamo un vero stacco, abbiamo una dialettica quantitativa in cui c'è solo una differenza di grado tra una fase e l'altra della dialettica. Invece Kierkegaard dice: la mia dialettica invece non è quantitativa, è qualitativa, perché è una dialettica che prevede uno stacco, un salto forte tra il finito e l'infinito, tra l'assoluto che è assolutamente altro verso la trascendenza che è assolutamente altro. La strada del singolo non può essere che un salto, una rottura, una posizione esistenziale, quella che raggiunge la trascendenza, che non può mediare, ricapitolare, inglobare dialetticamente come Hegel, inglobare al proprio interno le fasi precedenti. Ci vuole proprio un salto, una rottura. Ricordate come la rottura che c'è tra la vita etica e la vita religiosa. Le categorie fondamentali di questa dialettica, attenzione, di questa dialettica del salto, di questa dialettica dell'irriducibile, di questa dialettica qualitativa tipica di Kierkegaard sono la decisione e la ripresa. La decisione e la ripresa sono le categorie fondamentali in cui il singolo fa il salto verso la trascendenza. Cosa significa decisione e ripresa? Nella decisione il singolo appunto fa questo salto, questa scelta a favore dell'infinito che è già in lui. La decisione è la decisione di fare il salto. La ripresa che cos'è? La ripresa è il ricordare nel processo dell'ascesi, d'accordo? Quindi è un ricordare ciò che c'era prima per riprenderlo, e quindi ci vuole la decisione del salto, ma ci vuole anche la ripresa, cioè la capacità di ricordare ciò che vi era prima. Vi ricordate le tre famose posizioni dell'esistenza di Kierkegaard: vita estetica, vita etica e vita religiosa? Queste tre possibilità dell'esistenza vedono la decisione e la ripresa in maniera diversa, e qui si sancisce una certa superiorità della vita religiosa rispetto ovviamente alla vita estetica e alla vita etica. Infatti l'estetico, l'uomo estetico oppure l'esteta non conosce la decisione, vi ricordate? Non può fare nessun tipo di scelta, non conosce la decisione perché non sceglie, l'uomo estetico, ve lo ricordate? E non conosce neanche la ripresa. La ripresa è impossibile, perché ricordate che l'uomo estetico non può ricordare e connettere tra di loro i vari istanti della sua vita, ve lo ricordate? Cioè l'uomo estetico tenta in maniera illusoria, in maniera vana, in maniera fallimentare di attualizzare il passato, vi ricordate? Nella ripetizione del momento che deve essere sempre uguale. Quindi il momento che deve essere sempre uguale non permette una ripresa, non permette di ricordare in maniera feconda e di collegare gli attimi del passato. Quindi proprio la più scarsa, diciamo, tra queste tre posizioni esistenziali è la vita estetica, perché la vita estetica non ha né la decisione e non possiede neanche la ripresa. Un po' meglio va nella vita etica. Vi ricordate che nella vita etica c'è la scelta, ma la scelta non è propriamente la decisione. Vi ricordate? La scelta etica, ve lo ricordate, il giudice Vile, nella scelta etica è la scelta di qualcosa che è già posto, ed è la scelta di avere una personalità morale, un io che diventa sé,
che però è qualcosa di già posto dal Signore, di già gravato dal peccato originale. Quindi la caratteristica fondamentale, ve lo ricordate, di giudice Wilhelm della vita etica non è la decisione, che è un salto verso la trascendenza, ma la scelta. Cioè la vita etica si limita alla scelta e la scelta avviene, ve lo ricordate, solo nella sfera dell'immanenza, del mondo sensibile, del mondo umano. Ma abbiamo già detto qual è il limite della scelta etica. La scelta etica è la scelta di qualcosa che è già posto dal Signore. E per scegliere qualcosa che comunque è già posto, è già nell'immanenza, io devo scegliere prima, fare la scelta etica fondamentale, scegliere me stesso come una persona libera e capace di scelta, ma il mio io capace di scelta è gravato dal peccato originale. Quindi la scelta dell'uomo etico non è la decisione, è una scelta che resta nel mondo materiale, nel mondo umano, nel mondo immanente, non è un salto verso la trascendenza. Però attenzione, l'etico ha qualcosa di più rispetto all'estetico perché ha ripresa. Quindi l'etico non ha possibilità di decisione, però a differenza dell'estetico ha la possibilità della ripresa. Ve lo ricordate? Perché ricordate, a differenza dell'estetico, l'etico può ricordare e riunire tutti gli istanti del passato. Quindi è già un progresso rispetto alla vita estetica. La vita estetica non ha né decisione né ripresa. La vita etica non ha la decisione, però ha la ripresa, perché l'etico ha una continuità dell'io, sia pure limitata nella sfera dell'immanenza, che quindi non può saltare nella trascendenza. Ovviamente lo stadio dell'esistenza che si rivela superiore, che si rivela adeguato, è soltanto la vita religiosa, la fede, la decisione in favore della fede. E la fede è un salto nel buio, come vedremo alla prossima lezione. La fede non è qualcosa di razionale, la fede è un salto verso la trascendenza, verso qualcosa che non è razionale, che non è umano, che non è neanche etico. Si consuma quindi qui, come abbiamo detto comunque già più volte, il congedo definitivo dalla vita etica, che è qualcosa di completamente diverso dalla vita religiosa. Solo quindi all'interno della fede, della vita religiosa, c'è la possibilità sia della decisione sia della ripresa, e quindi c'è la possibilità della rinascita dell'uomo in un ordine trascendente. Solo il rapporto con l'assoluto, con la fede, che come vedremo è un rapporto non morale, non razionale, solo nel rapporto con la trascendenza, con l'assoluto, con la fede, si può generare un uomo nuovo che appunto sceglie non in maniera limitata come l'uomo etico, ma sceglie in maniera, come dire, illimitata, se si può dire così, sceglie la propria infinità e ritrova la propria essenza all'interno dell'assoluto. Questo è il particolare esistenzialismo a base religiosa di Kierkegaard. So che questa forse può essere considerata la parte più difficoltosa di Kierkegaard. Io spero di essere riuscito comunque bene o male a spiegarmi. Concludiamo qui, sono concetti difficili, quindi non è il caso di inserirli in una lezione troppo lunga. La prossima e ultima lezione su Kierkegaard sarà dedicata appunto alle sue due ultime opere, quelle a stampa, quelle di comunicazione diretta o comunicazione di esistenza, cioè La malattia mortale e l'esercizio del cristianesimo, e finalmente vedremo che cosa pensa davvero. Finalmente Kierkegaard si scopre fino in fondo, si svela, e vedremo finalmente cosa Kierkegaard pensa del cristianesimo, che cos'è il cristianesimo, che cos'è Gesù Cristo, che cos'è Cristo, perché il cristianesimo è scandalo, è paradosso, è qualcosa che non ha nulla a che fare con la logica umana, a qualcosa che è qualcosa che non ha nulla a che fare con il pensiero umano,
è qualcosa che, come diceva San Paolo, è follia, è scandalo, è paradosso, è qualcosa di assolutamente illogico, incomprensibile alla ragione. Una visione mistica, comunque esistenzialistica del cristianesimo, non riducibile a ragione umana, che rappresenta una visione molto dura, molto integralista, molto severa del cristianesimo, una visione che è stata anche accusata esplicitamente di irrazionalismo. Vi sono alcuni studiosi, per esempio il famoso Lukács, che appunto accusarono Kierkegaard di irrazionalismo. Vedremo la prossima volta queste ultime due opere e alcune caratteristiche del cristianesimo come scandalo, del cristianesimo come paradosso, del cristianesimo come follia, di Cristo come segno di contraddizione secondo Kierkegaard. Arrivederci, grazie.